Stai pensando a un'ottica tilt e shift ma non sei sicuro che faccia al caso tuo? Gli obiettivi decentrabili sono perfetti per la fotografia di architettura, ma il loro uso può andare ben oltre e possono persino sostituire un'ottica ultra grandangolare non decentrabile aggiungendo tanta versatilità. Il Laowa 15 mm Shift f4.5 è un perfetto esempio di questa filosofia. Ciao, sono Mariano di videozappo.com. Il mio primo obiettivo decentrabile è stato un PC Nikkor 28 mm f3.5 a fine anni 80 e rispetto a quell'ottica il Laowa 15 mm Shift f4.5 che mi sta riprendendo in questo momento, nota la differenza con quello che vedevi prima, a me sembra un'astronave. Oggi vedremo come è fatto, come va, a che è adatto, ma soprattutto quali sono le alternative che forse dovresti considerare. La Laowa Italia mi ha prestato questo obiettivo per realizzare questa recensione, non sono stato pagato ed a breve dovrò restituire questa ottica e già ti anticipo mi dispiace parecchio. Ti lascio nella descrizione qui sotto il link al sito ufficiale dell'importatore. Acquistando da questo sito con il coupon VideoZappo nel pop-up del carrello risparmierai il 10%. Tieni presente che acquistando dal link in descrizione o comunque dai rivenditori ufficiali avrai il vantaggio di godere della garanzia ufficiale di Laowa Italia e dunque di ricambi originali e di riparazioni direttamente gestite dall'importatore ufficiale. Spendi qualche euro in più ma hai tutt'altra garanzia. Cominciamo col capire che cos'è un'ottica decentrabile. È un obiettivo che può alterare la sua posizione rispetto all'asse del sensore, vedi, può spostarsi verso l'alto o verso il basso oppure ruotando questo apposito meccanismo in qualunque altra direzione. Questo ti permette di variare l'inquadratura senza variare la direzione in cui la macchina sta puntando. L'uso più comune di questa tecnologia è per correggere le linee cadenti, anche se ovviamente nessuno ti impedisce di usarla al contrario, cioè per accentuare le linee cadenti. Dunque è un compagno perfetto per le fotografie di architettura. Esistono degli obiettivi cosiddetti tilt e shift che uniscono al movimento di shift, decentramento in italiano, quello di tilt, basculaggio in italiano. Il basculaggio consiste nel variare la posizione del piano di messa a fuoco che non è più parallelo all'obiettivo. L'obiettivo si inclina in una direzione e il piano di messa a fuoco si sposta di conseguenza secondo una regola che si chiama regola di Scheinflug. Se vuoi approfondire come funzionano questi obiettivi fammelo sapere nei commenti qui sotto. Tieni comunque presente che gli obiettivi tilt e shift, dunque decentrabili e basculabili, generalmente hanno una focale un po' superiore a quella di questo Laowa che è un 15 mm, dunque un'ottica ultra grandangolare. Come sai, le linee cadenti puoi anche correggerle in post-produzione. La differenza qual è? Prima di tutto che il risultato non è necessariamente lo stesso, ovvero in post-produzione hai la possibilità di alterare le proporzioni e dunque di far coincidere le due immagini. Il fatto è che non hai un reale riferimento, hai soltanto la foto che hai scattato, dunque diventa difficile renderla così naturale, ma soprattutto, specialmente con gli ultra grandangolari e specialmente se sei molto inclinato, diventa difficile valutare l'inquadratura perché si allontanerà molto da quello che vedi nel display o nel viewfinder e di conseguenza dovrai un po' tirare a indovinare, mentre invece con un'ottica decentrabile vedi già in ripresa esattamente quello che stai facendo. Ma veniamo allo specifico del nostro obiettivo, il cui nome completo è Laowa 15 mm RF 4.50D Shift. La R sta ad indicare l'anello rosso, red in inglese, che lo distingue dal modello precedente. La differenza in realtà tecnica è il diaframma che passa da 5 a 14 lamelle e questo migliora la forma delle Sunstar, le stelline intorno alle luci. È costituito da 17 elementi in 11 gruppi, di cui 2 asferici e 3 a bassa dispersione. Il cerchio di copertura
è di 65 mm. Questo vuol dire che copre un'area molto più grande dei 43 mm occupati dal sensore full frame, e questo permette un decentramento di 11 mm sulle fotocamere full frame. L'obiettivo infatti è disponibile per praticamente qualunque innesto, tanto reflex quanto mirrorless. Il peso di questo obiettivo è un po' misterioso perché nelle specifiche si ferma a 600 grammi, ma sulla mia bilancia arriva a 750 grammi, nonostante io abbia la versione per Canon EF, che dunque manca di tutta questa parte posteriore che è l'adattatore per la mia Sony, che ovviamente nella versione per Sony è incorporata e aggiunge ulteriore peso. E già dal peso si intuisce la costruzione, che è effettivamente molto ben realizzata, tutto vetro e metallo. Il tappo a baionetta è in plastica e protegge comunque adeguatamente l'elemento frontale, che è piuttosto prominente. L'obiettivo è completamente manuale, tanto la messa a fuoco quanto il diaframma, che va da f4.5 a f22, e anche la messa a fuoco arriva ad una distanza che non ti dico che è macro, ma insomma puoi avvicinarti molto al soggetto. Infatti non devi farti ingannare dalla distanza minima di messa a fuoco indicata in 20 cm, perché questa si riferisce alla distanza dal piano focale, dunque davanti abbiamo tutto questo pezzo e il soggetto finisce col trovarsi bello vicino all'elemento frontale dell'obiettivo. È completamente meccanico e manuale, niente dati EXIF. A queste lunghezze focali la messa a fuoco non è assolutamente un problema. In ogni caso ti ho spiegato esattamente come utilizzare un'ottica manuale senza difficoltà. Ti lascio il video linkato nella descrizione e nella card qui sopra la mia testa. Il decentramento avviene sbloccando questo apposito comando e ruotando la ghiera dedicata, che è precisa, fluida, tolleranze meccaniche ridottissime. Una volta che l'hai bloccata non va assolutamente da nessuna parte, è un meccanismo molto ben fatto, e puoi decidere la direzione di questo movimento sbloccando la rotazione e poi girando l'obiettivo. Ci sono blocchi ogni 15 gradi, volendo puoi anche fermarti in mezzo, ma la cosa è un pochino instabile perché appena tocchi l'obiettivo va allo scatto successivo. Come accessorio è disponibile, prodotto da HMY, il portafiltri per il loro sistema K. Questo portafiltri si attacca alla baionetta dell'obiettivo. Il problema qual è? È che non c'è nessun sistema di blocco, ovvero io posso impedire la rotazione del portafiltri bloccando questa vite, ma poi non c'è nulla che mi impedisca. Vedi, adesso il portafiltri è così, io lo giro e questo esce, cade. La cosa è piuttosto pericolosa e fastidiosa, peccato perché il sistema in realtà è ben fatto e il sistema HMY è basato su questi filtri 10-10 magnetici con comunque un blocco a vite, ma in realtà già con il solo aggancio magnetico non vanno assolutamente da nessuna parte, e puoi comunque utilizzarne due. Questo è un GND insieme a un ND fisso e tutto funziona benissimo. Bisogna fare solo estrema attenzione che questo portafiltri non si stacchi, anche perché con l'elemento così prominente sarebbe davvero un disastro. È poi disponibile questo gigantesco anello che differisce dal modello precedente, che era nella sostanza soltanto questa parte interna. Questo anello serve per realizzare delle panoramiche cosiddette perfette, ovvero se io vado a spostare il decentramento dell'obiettivo così come ho fatto, ottengo una foto che ha tutta la parte in alto. Vedi, in questo momento sto decentrando verso l'alto, dopodiché posso scattare la seconda foto verso il basso e unirle. In queste due foto la macchina non si è mossa, ma c'è della parallasse, perché vedi che l'obiettivo si è spostato, e questo, se hai dei dettagli vicini all'obiettivo, crea appunto della parallasse. Ti ho spiegato nel dettaglio di che cosa si tratta, ti linko il video nella descrizione e nella card, ma il fatto qual è? È che
Utilizzando questo anello monti l'obiettivo al cavalletto, dunque l'asse dell'obiettivo resta immobile, il punto di vista è sempre lo stesso e quando vai a decentrare è il sensore a spostarsi e questo ti permette di realizzare panoramiche perfette. Per questa operazione, cioè per quello che ti ho fatto vedere prima, la parte qua intorno è totalmente inutile, dove diventa utile nell'istante in cui tu vuoi sfruttare tutto il cerchio di copertura dell'obiettivo, perché a quel punto puoi ruotare questo oggetto e questo ti permette di far ruotare la macchina dietro, quindi spostare il sensore all'interno del cerchio di copertura e ottenere delle panoramiche che vanno a sfruttare tutti i 65 mm di questa immagine, ottenendo un angolo di campo davvero gigantesco con una risoluzione altrettanto elevata. Certo, è molto ingombrante, è piuttosto fragile, anche perché vedi questa vite è in alluminio, avvitarla è un po' difficile perché sei impedito da questa parte, dunque bisogna prestarci davvero tanta attenzione. L'obiettivo è pesante, il tutto richiede parecchia attenzione, di fatto funziona bene, fa esattamente quello per cui è progettato, però certo l'ingombro è notevole e anche il costo non scherza affatto, costa oltretutto 100 euro in più rispetto al vecchio anello, che comunque è ancora disponibile e che, se non hai bisogno di queste panoramiche ad altissima risoluzione su tutto il cerchio dell'obiettivo, io sinceramente ti consiglierei il modello precedente di anello, perché costa di meno, è molto più piccolo e te lo puoi portare dietro a cuor leggero, puoi quasi lasciarlo montato sull'obiettivo, mentre invece questo qui, insomma, nello zaino occupa uno spazio improbabile. Nella descrizione qui sotto ti lascio comunque i link anche a tutti gli accessori. Ma veniamo alle prestazioni. La vignettatura è piuttosto pronunciata ai diaframmi aperti e diminuisce fino ad F11, dopodiché continua ad esserci in realtà perché c'è quella fisiologica, la cosiddetta vignettatura meccanica, che è normale con angoli di campo così elevati, non ci si può fare sostanzialmente nulla. Il problema qual è? Che essendoci il decentramento, nell'istante in cui lo utilizzi non è poi così semplice correggerla in post-produzione. La distorsione è praticamente assente se non decentri, dunque col decentramento a zero, col decentramento al massimo è appena percettibile ai bordi. La situazione peggiora un po' quando ti avvicini, dunque alle distanze di messa a fuoco più ridotte, ma parlo di 20-30 cm, insomma siamo nell'ambito della macro dove forse la distorsione non rappresenta più un problema. L'aberrazione cromatica laterale è praticamente assente, specialmente ai diaframmi a cui si utilizza un obiettivo di questo tipo F11 o F16, e questo è vero anche se utilizzi il decentramento e ti avvicini anche ai bordi dell'immagine, dunque ai limiti del cerchio di copertura. L'aberrazione cromatica longitudinale è un pochino più contorta, nel senso che nel normale utilizzo è assente, semplicemente perché non avrai nulla di sfocato, dunque sarà impossibile percepirla. Nella macro e ai diaframmi più aperti invece inizia ad essere piuttosto invadente e questo crea questi aloni colorati intorno alle zone sfocate, sia dietro che davanti. La resa del bokeh è in ogni caso gradevole. Io credo che, considerando l'uso dell'obiettivo sia un dettaglio trascurabile, certo è che se vuoi utilizzarlo come ottica macro, posto che questo abbia un senso, qualche inconveniente può creartelo. Il flare è abbastanza ben controllato, il contrasto si abbassa poco anche col sole in campo. Certo è che ci sono immagini fantasma che appunto col sole in campo richiedono un minimo di attenzione. E veniamo alla nitidezza, l'argomento un po' più complicato in un'ottica così sofisticata. Il centro raggiunge il massimo della sua nitidezza ad f8, dopodiché inizia a peggiorare causa diffrazione. A f22 peggiora in maniera sensibile. Se ci spostiamo agli angoli senza decentrare, la nitidezza migliora fino ad f11, f16 va ancora bene, ad f22 peggiora causa diffrazione. Se però decentriamo al massimo e ci spostiamo agli angoli, dunque ci portiamo al limite del cerchio di copertura, la situazione è ben diversa perché la nitidezza
migliora progressivamente mano a mano che chiudiamo il diaframma, raggiungendo il suo massimo a f22. Nella pratica questo obiettivo a f22 ha una nitidezza uniforme e accettabile su tutto l'enorme cerchio di copertura, e questo lo rende difficilmente paragonabile a qualche altra cosa, perché la cosa più simile forse è il 17 mm di tilt e shift di Canon, che se al centro è decisamente più nitido di questo Laowa, ma poi quando ti sposti ai bordi il Laowa vince a mani basse, e questo con un angolo di campo superiore, una focale inferiore e un cerchio di copertura gigantesco. Dunque, se hai bisogno di una focale così corta c'è poco da scegliere, ma sono sicuro che questo Laowa non ti deluderà. La nitidezza che viene fuori è sufficiente per praticamente tutti gli usi. In ogni caso puoi scaricare le immagini dal Video Zappo Fan Club, la mia community, ti lascio il link nella descrizione qui sotto. Scarica i file, dagli un'occhiata, renditi conto tu stesso e considera appunto che quando arrivi ai bordi estremi stiamo parlando di angoli di campo davvero impossibili e praticamente irraggiungibili con qualunque altro obiettivo simile. Ma cerchiamo di capire a che è adatto questo Laowa 15 mm 0D Shift f4.5 che ho rimontato sulla Sony A7 IV, e così sto toccando la lente frontale e qua la macchina fotografica per farti capire la distanza a cui mi trovo. È leggermente decentrato, ma certo per il videomaking non si tratta dell'ottica del secolo, ma se invece fai fotografia di architettura potrebbe essere un tuo grande compagno d'avventura, specialmente se fotografi interni. La nitidezza è più che discreta. È un'ottica manuale, ma a queste lunghezze focali è un problema a mio avviso inesistente, e se lo usi con le panoramiche, eventualmente con l'anello che ti ho mostrato, hai praticamente l'ottica più grandangolare che tu possa desiderare. Per andare oltre devi passare ad un fisheye. Se ti accontenti di scattare da f8 e più chiuso, potrebbe essere il tuo unico ultra grandangolare. Sì, di nuovo è manuale, non avrà l'autofocus e stop down, ma nonostante questo per il suo uso a mio avviso cambia relativamente poco. L'ottica costa una cifra ragionevole ed ha una versatilità notevolissima. Paragonarlo a qualche altra cosa, come abbiamo visto, non è affatto semplice, ma una considerazione vorrei farla, specialmente se sei nel sistema di Sony, perché questo Laowa è disponibile per qualunque innesto, compreso il Fuji GFX, quello medio formato. Dunque notevolmente più versatile delle due ottiche che secondo me sono gli unici veri concorrenti di questo obiettivo, ovvero il 1418 G Master e il Sigma 1414. Perché ti dico questi due obiettivi? Perché sono decisamente più nitidi e forse sono gli unici ad avere questo stacco netto di nitidezza rispetto a questo Laowa, che invece se la batte con tutti gli altri concorrenti. Magari sarà leggermente indietro rispetto ad alcuni, ma in ogni caso non c'è questa differenza abissale che invece il 1418 G Master, ma anche il Sigma, hanno con praticamente qualunque altra ottica della stessa focale. Dunque, se non ti interessa in maniera significativa il decentramento, vale la pena prenderli in considerazione, in particolare il Sony, che è anche decisamente più leggero. Certo, il Sigma è più luminoso, ma finisce col pesare parecchio di più anche di questo Laowa. In ogni caso, non perdiamoci in chiacchiere, perché il 1418 G Master l'ho recensito qua sul canale, ti linko il video qui accanto, dagli un'occhiata. Ti ricordo il link nella descrizione per acquistare il 15 mm Laowa. Ti ringrazio per aver guardato questo video, metti un bel like, iscriviti al canale, condividi il video, è molto importante, ma soprattutto ricordati, non smettere mai di imparare. Ci vediamo nel prossimo video.